benvenuti a Heavy Metal Heaven. Oggi analizziamo un lavoro godibilissimo tra epicità, melodia, power, heavy e folk metal da parte di un originale e interessante band nostrana. Power metal italiano, un movimento che, nonostante la morte del genere sia stata decretata più volte da più parti, è ancora in discreta forma. Se è vero che i tempi d'oro sono passati, ci sono comunque band che ne tengono alti i destini, come per esempio gli Eragon. Nati tra Torino e Vercelli nel 2012, da allora a oggi hanno prodotto 3 full length. L'ultimo tra essi, Non Omnis Moriar, è uscito con l'aiuto di Rock Shots Records lo scorso 24 maggio. Al suo interno, come già detto, il gruppo guarda soprattutto al power metal, ma senza rientrare nella forma classica all'italiano. Niente sonorità prog alla Labyrinth, né orchestrazione come i Rhapsody of Fire. Da quest'ultimi, gli Eragon mutuano solo una forte epicità, però molto più spoglia. La ricchezza sinfonica dei triestini è da loro sostituita dal semplice violino di Katia Di Giulio, ospite della gothic metal band Eternal Silence. Dà al genere di Non Omnis Moriar un bel tocco folk, non banale. Non avvicina il gruppo agli Elvenking, né ai gruppi nordici più evocativi e legati al pagan e viking metal. Al contrario, i piemontesi riescono a impostare il complesso in uno stile molto personale. Parte del merito va a una componente folk presente a tratti anche nelle melodie di Gianluca Delotto e di Giorgio Colbacchini, chitarristi che non disdegnano però un'anima classica. Molte loro ritmiche ricordano Iron Maiden, ma anche gruppi propriamente epic metal come Omen e Manilla Road. Ciò rende la musica potente e aiuta i toni epici a sprigionarsi bene, un campo in cui gli Eragon si rivelano dei veri maestri. Le atmosfere sprigionate sono guerresche in maniera palpabile, ma senza lasciare da parte gli altri elementi della loro musica, come per esempio riff sempre molto graffianti. Ma soprattutto Non Omnis Moriar è ben fatto a livello di melodie. Sempre ben catturanti, rendono quasi tutte le canzoni in scaletta memorizzabili anche dopo pochi ascolti. E alcune si imprimano ancora meglio in mente con la loro qualità. A tal proposito si può citare per esempio Ride Forth. Colpisce con una melodia non originalissima ma molto incisiva, che c'è all'estremo, ma senza perdere in epicità. Quest'ultima è anche il focus di The Rival King, che cresce e si pone massiccia, battagliera al massimo, grazie anche a influssi heavy più spinti del solito e a tratti persino tocchi doom. Non si può evitare poi di menzionare Erendil Star. Si dimostra ancora una volta in equilibrio perfetto tra orecchiabilità e carica evocativa, seppur la prima abbia un po' il sopravvento anche in questo caso. A questi brani affiancherei purtroppo Blood Brothers, che spicca mai in negativo con la sua melodia stucchevole e un piglio che ricorda i Manowar, band che io non ho mai amato troppo. È la principale pecca che ho riscontrato in Non Omnis Moriar, insieme a una certa teatralità a tratti eccessiva per i miei gusti. Nessuno dei due inficia troppo però, un album che per me risulta solido, godibilissimo e ben al di sopra della media, soprattutto se parliamo di power metal. Forse non sarà uno dei capolavori del genere, ma gli Eragon sono riusciti lo stesso a eccellere, specie per quanto riguarda epicità e melodie ricordabili. Due capacità non da tutti, anzi. Anche per questo, se ami i generi da loro suonati, i piemontesi faranno al caso tuo, poco ma sicuro. Voto di Heavy Metal Heaven 86 su 100. Per stavolta è tutto. Ti è piaciuta la recensione? Ti invitiamo allora a mettere un like, commentarla e a condividerla. Puoi inoltre iscriverti al nostro canale e attivare la campanella degli avvisi per non perdere neppure uno dei video pubblicati ogni pochi giorni. Infine, vieni a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Come sempre, i link sono in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!